Bentornati nel forum. Allora, Children of the Whales, serie che mi sono recuperato di recente su Netflix, essendo arrivata da poco in Italia. Devo dire che già dai primi trailer mi aveva interessato per molte caratteristiche che adesso vi vado ad elencare. Molto semplicemente però, qual è la trama? Allora, senza fare troppi spoiler, mettiamola così. All'interno di questa gigantesca nave di fango chiamata dai suoi abitanti la balena, vive per l'appunto questa comunità di cittadini che più o meno da 100 anni sono confinati all'interno di essa e non sanno niente del perché sono lì. E, caratteristica fondamentale, questa nave si muove all'interno di un gigantesco deserto che loro chiamano il mare di sabbia e che in effetti dalle animazioni questa sabbia ha dei movimenti che ricordano un po' quello del mare. Già da questa introduzione, questa componente di mistero del perché loro si trovano lì è molto accattivante. Su questo si può costruire una storia molto interessante con degli sviluppi inaspettati, anche se poi devo dire che gli sviluppi sono abbastanza classici. Caratteristica altra fondamentale è il fatto che all'interno di questa comunità vi sono delle persone dotate di un potere particolare chiamato Timia, che per farvela breve consiste nel poter muovere gli oggetti a distanza, chiamati marchiati. E questi marchiati, a differenza dei non marchiati, delle persone normali, hanno un'aspettativa di vita che si aggira tra i 20 e i 30 anni, quindi ciò li fa, come dire, godere di più in un certo senso della vita. La consapevolezza di dover vivere di meno li rende molto importanti per la comunità, per la difesa, possiamo dire, ma anche per loro stessi nel doversi godere un po' di più molti aspetti della vita. Il protagonista, il giovane Chakuro, è l'archivista della balena di fango e questo mestiere già lo rende molto interessante perché lui, appunto, essendo un marchiato, non conosce la storia della balena e annotandosi tutto quello che succede all'interno di essa cerca in qualche modo di lasciare ai posteri più informazioni possibili. Più in là scopriremo il perché si trovano lì, del perché i marchiati vivono di meno, sul mondo circostante che loro ignorano, e devo dire che i colpi di scena non sono pochi, però qui già iniziano le cose negative secondo me, perché il punto focale di questa serie e della trama è la componente delle emozioni. Non vi sto a spiegare il perché vi farei uno spoiler, però già il fatto che ci sia questa componente delle emozioni, mi aspettavo uno sviluppo dei personaggi conseguente, molto interessante, invece i personaggi sono sviluppati in modo, direi, quasi piatto, un po' superficiale, tipico degli anime un po' mainstream. Questa cosa sinceramente mi è dispiaciuta parecchio, però devo ammettere che invece la cosa che mi ha colpito è che la serie si rivela più cruda del previsto. Sembra un po' quella light novel, abbastanza un po' onirica, un po' direi buona, e invece no, già dal secondo episodio vediamo il sangue scorrere e questo mi ha molto colpito. L'impatto emotivo è stato abbastanza forte, nonostante, come dicevo appunto, lo sviluppo dei personaggi. Caratteristica invece che mi è piaciuta particolarmente è quella dei disegni e delle animazioni. Allora, i disegni sono abbastanza tipici, però devo ammettere che questa balena, gli abiti, un po' questi balli tradizionali che fanno gli abitanti della balena quando vanno a compiere i loro riti, sono molto accattivanti e alla lontana anche i disegni, le animazioni come ispirazione, probabilmente sto dicendo una stupidaggine, mi ricordavano alla lontano quell'immaginario un po' da Studio Ghibli, per esempio Nausicaa della Valle del Vento, alla lontana un pochino il castello errante di Howl, se non addirittura Principessa Mononoke, ma questo secondo me e probabilmente non c'entra proprio niente. Tutte queste caratteristiche, devo dire, tra lo sviluppo della storia, che nonostante si tratti di una serie di 12 episodi, si rivela abbastanza buono. Qualcuno ha detto lento, ma non mi trovo d'accordo, si tratta di una prima stagione, tutta la storia deve ancora evolversi. Questo sviluppo dei personaggi invece non proprio buono. Piccola parentesi, il personaggio di Leontari, che sinceramente è il classico personaggio che non ha ricevuto abbastanza amore da bambino e quindi ha questo carattere molto spaccone, molto arrogante, che però nasconde un sentimento di tristezza. Siamo tutti d'accordo che lo abbiamo già visto e non è che sia proprio molto accattivante, anzi forse era abbastanza disturbante e noioso vederlo nello schermo, però unito ai disegni, alla componente di mistero che si districa poco a poco, lo rendono una serie secondo me valida, che merita una possibilità.
qualcuno potrà ritenerla noiosa, qualcuno molto interessante come me. Beh, tutto sta a voi. Io vi consiglio di recuperarla, si tratta di 12 episodi da 24 minuti l'uno, quindi neanche troppo impegnativa. La potete trovare su Netflix se avete un abbonamento o mi pare esista anche il manga, quindi potete provare a recuperare anche quello. E penso non avere altro da dire in merito a questa serie. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito a iscrivervi al nostro canale, di passare dalla nostra pagina Facebook, di venirci a trovare su Instagram, sul nostro canale Telegram, dove pubblicheremo tutti i nostri video appena usciti, e se volete anche sulla pagina della Lega dei Recensori, dove oltre ai nostri video troverete i video di tanti altri ragazzi che come noi portano recensioni e sono molto validi, vi consiglio di andarli a vedere. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.